Oggi vi mostro alcune tra le esche artificiali più efficaci per la pesca del pesce serra. Vi mostro subito i modelli, mentre in descrizione vi metto i link per un eventuale acquisto. Parliamo sia di esche originali che di cloni, quindi sia modelli diciamo un po' più alti a livello di qualità e sia dei modelli low cost. Se invece volete anche capire la motivazione per cui ho scelto alcune esche artificiali invece di altre e perché le ho selezionate in questo modo, vi mando alla parte seguente del video dopo la sigla. Allora, le esche che secondo me sono tra le migliori, più efficaci per la ricerca del pesce serra sono, partendo dalle top water, Savage Gear Surfworker 2.0, la copia invece Alanthaus Ago Stylo. Poi invece, sempre parlando di top water, vi posso indicare il Seaspin Pro Q e la copia di AliExpress 7 Sense VTD. Per quanto riguarda invece i long jerk, vi consiglio il Daiwa Tournament Shiner 170, anche conosciuto come Shoreline Shiner. Invece, per chi vuole un'alternativa low cost, vi consiglio l'Alanthaus Tide Minnow Slim 175. Per quanto riguarda invece le Needle Swim Bait Jointed, il modello originale che vi consiglio è quello dello stylo jointed della Jackfin da 255 mm, e poi come alternativa low cost vi consiglio Alanthaus Jointed 255. Parliamo adesso invece anche di jerk. Ce ne stanno davvero una marea, è difficile selezionare quelli ideali, però ecco, se posso dare un consiglio vi fornisco le indicazioni per l'acquisto del Duo Realis Jerkbait 120 SP e del clone che trovate sugli shop low cost Berking Sparrow 120 SP. Parliamo anche di soft bait, ovviamente non può mancare nella selezione il Fish Black Minnow e il clone FTK Black Minnow Jig Head che trovate su AliExpress. Infine, per quanto riguarda i metal jig, vi consiglio il Molix Jugulo e il clone Jugulo Jigging Pro che trovate sempre su AliExpress. Partiamo insieme per capire anche le condizioni di utilizzo per le varie esche artificiali, le condizioni meteo marine, gli orari, e motiviamo il perché delle mie scelte. Per tutti i curiosi, partiamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Come vi dicevo nella parte introduttiva, vi ho fornito subito i modelli per chi magari vuole acquistare senza andare oltre, per capire anche le motivazioni. Per chi invece è restato nella parte successiva del video, facciamo un approfondimento oggi in merito alle esche artificiali per il serra, mettendo i link diretti e i modelli che secondo me, per quanto riguarda l'efficacia, hanno qualcosa in più, perché parlando di pesce serra si tratta di una delle specie target nella pesca in mare con cui possiamo davvero divertirci, a differenza di altri predatori che sono un po' più selettivi per quanto riguarda le esche artificiali. Diciamo che il serra possiamo deciderlo di pescare a top water, quindi nei primi stadi superficiali dell'acqua, subito sotto la superficie, possiamo pescarlo a mezz'acqua, possiamo pescarlo quasi a volte sul fondo. Quindi in questo panorama si aprono una serie di scelte e di alternative, per cui ho selezionato alcuni modelli invece di altri, anche per dare delle indicazioni a chi sta iniziando da poco, perché il discorso è davvero così ampio che si rischia di perderci. Mi metto nei panni di chi è all'inizio e vuole una selezione di qualche esca artificiale per iniziare, e quindi questo video è fatto proprio per chi inizia. Diamo delle indicazioni in merito ai modelli originali da utilizzare in precise situazioni di pesca,
e poi di conseguenza vi fornisco anche i link per acquistare dei prodotti low cost che molte volte sono dei cloni di esche famose che possiamo trovare sugli shop online di provenienza cinese. Ripeto, il discorso per la pesca al serra è così ampio, però questo è un riferimento valutato soprattutto per le esperienze che io ho avuto nei miei spot e nelle mie condizioni di pesca, che possono essere molto simili alle vostre, però molte volte possono anche variare, quindi prendete con le pinze le indicazioni e in seguito a quelle informazioni che vi darò di seguito, modificatele a seconda delle vostre esigenze personali. Partiamo con questa prima slide. Come vi dicevo, si può spaziare quasi a 360 gradi nella colonna d'acqua, partendo dalle esche top water per finire ai metal jig e alle soft bait che solitamente vanno a sondare gli strati più bassi della colonna d'acqua, a differenza di quelle top water come le needle e VTD, che secondo me proprio i needle sono una delle categorie da considerare quando ricerchiamo il pesce serra. In questo caso andiamo a fare anche una pesca a vista, che è una pesca molto emozionale. Quando noi lanciamo la nostra esca artificiale, e queste esche vi assicuro che si lanciano a un'ottima distanza, molto spesso durante le fasi di recupero possiamo assistere a degli inseguimenti, a delle cacciate, a degli scatti aggressivi che contraddistingue questo pesce, il pesce serra, che è il target di cui parliamo oggi. E quindi proprio per quanto riguarda i needle, ovvero queste esche affusolate che vanno a richiamare fedelmente un pesce foraggio come la guglia, che cosa possiamo fare? Possiamo sondare tanta acqua, quindi possiamo lanciarli molto lontani e arrivare dove molto spesso altre esche artificiali palettate non arrivano, perché il needle è un'esca priva di paletta. Vi consiglio due esche per iniziare il percorso di ricerca: il Savage Gear Surf Walker 2.0, che è un'esca dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e si lancia davvero in maniera incredibile. E poi ecco c'è la concorrenza low cost, che è l'Anthouse Ago Stylo, che è un'alternativa che possiamo utilizzare magari quando siamo in pesca in situazioni di pesce molto attivo, e quindi non serve un'esca performante al 100%. Ovviamente dipende anche dalle situazioni di pesca, perché in alcune situazioni può essere utile una a secondo dell'altra, e quindi ecco dobbiamo un attimo capire anche al momento come e cosa usare. Infatti, in alternativa al classico needle, possiamo anche considerare un VTD. Si tratta sempre di esche di superficie che quindi lavorano sulla superficie dell'acqua, però a differenza del nido il VTD esegue un nuoto da lato a lato, che solitamente viene definito side to side, tipo un zig zag, e che stimola maggiormente in alcune situazioni il pesce. In questo caso parliamo di pesce serra, però esche simili possono essere utilizzate anche per altri predatori. Tra la stragrande marea di esche artificiali top water e quindi VTD, come in questo caso, che esistono nel panorama delle esche artificiali, vi consiglio due esche che sono secondo me tra le più efficaci. La prima è il Seaspin Pro Q nella versione 120 mm. Invece, come alternativa low cost, vi consiglio questo VTD 7 Sense, che trovate su AliExpress, prodotto dalla casa Anthouse. Entrambi si lanciano davvero molto bene e possono essere utilizzati in situazioni di mare calmo o leggermente mosso, soprattutto quando c'è attività
a galla, quindi quando vediamo cacciate, bollate, salti e ripeto, a seconda poi dell'attività di pesce possiamo aumentare o diminuire la velocità per stimolare maggiormente l'attacco del predatore. Dopo la nostra ricerca a galla, in caso ecco, non abbiamo risposte e dobbiamo scendere nella colonna d'acqua, la prima alternativa che io utilizzo per la ricerca del serra è il long jerk. Questa tipologia di esche artificiali si lancia davvero molto bene perché è un'esca molto affusolata, molto spesso la troviamo con un bilanciamento interno della pesistica che fa arrivare l'esca artificiale davvero a distanze abissali. È proprio lo Shoreliner Shiner o comunemente definito anche Daiwa Tournament Shiner 170 mm è l'esca che per eccellenza si lancia migliore di altre proprio perché all'interno c'è un pistoncino che controbilancia l'esca dalla fase di lancio alla fase di nuoto, quindi durante il recupero. È un'esca da avere nella propria cassettina perché in tante occasioni ha fatto davvero la differenza sia per quanto riguarda la ricerca del pesce serra ma anche di altri predatori. Diciamo, il clone, l'alternativa economica che vi consiglio è l'Antaus Tide Minnow Slim 175. In questo caso si tratta di un clone di un altro brand, quindi della Duo Tide, però ecco sono esche che si somigliano e in tante occasioni ho ricevuto le stesse tipologie di aggressione da parte dei predatori utilizzandole nella stessa situazione di pesca e ve le consiglio. Dove può essere utilizzato questo artificiale? Ovviamente a 360 gradi, dalla scogliera, nei porti, in voce, dove serve distanza e abbiamo un metro e mezzo più di acqua dove farlo lavorare, questo è il suo range ideale. Quando per esempio non vediamo attività di superficie e vogliamo sondare la fascia che sta tra il metro e mezzo, io penso che il long jerk è l'esca ideale per coprire tante situazioni di pesca e per fare distanza. Il bilanciamento interno della pesistica ci aiuta anche in caso di vento contrario per riuscire a raggiungere grosse distanze, che è un plus che soltanto le esche con un bilanciamento interno della pesistica riescono ad avere. Parliamo adesso di un'esca artificiale che è diventata un must have per tutti i pescatori di spinning in mare. Sto parlando del Needle Swim Bait Jointed, come, quando e perché, come utilizzarlo. È molto semplice, una volta lanciato anche con un recupero lento, lineare, costante, senza cercate, entra in pesca. Quando utilizzarlo? Io lo utilizzo in diverse condizioni di pesca, soprattutto quando non c'è molta attività predatoria, quando non ci sono cacciate, non ci sono bollate. Lancio quest'esca artificiale e vado a sondare le diverse fasce d'acqua perché una delle caratteristiche di quest'esca artificiale è che mantiene molto bene la fascia d'acqua su cui noi vogliamo farlo lavorare. Quindi una volta lanciato lo facciamo affondare 4, 5, 10, 15 secondi e poi iniziamo un recupero lento e quindi quest'esca artificiale nuota nella fascia d'acqua emettendo tante vibrazioni grazie alla paletta di coda ben disegnata e proporzionata rispetto al corpo dell'esca. Perché utilizzarlo? Lo utilizziamo proprio per il suo potere di attrarre il predatore all'aggressività, visto che richiama fedelmente le linee con le dimensioni, con le livree e con le vibrazioni di una delle esche più classiche predate dai predatori, ovvero la guglia, è l'esca per eccellenza, è il pesce foraggio di cui si nutrono la stragrande maggioranza dei predatori e soprattutto del pesce serra che è il target di cui parliamo oggi.
Ovviamente possiamo anche variare le condizioni di recupero, possiamo aumentare la velocità, possiamo recuperare la canna alta quasi facendolo schizzare sull'acqua come un'aguglia che tende a scappare dal predatore. Quindi possiamo stimolare l'attacco in tanti modi. Tuttavia io utilizzo anche questa esca artificiale in alternativa a situazioni di pesca in cui il pesce è presente, insegue le altre esche artificiali senza mai decidersi a sferrare l'attacco decisivo, per cui è un'esca che stimola maggiormente l'aggressività. Occhio ai colori, perché abbiamo fatto un approfondimento sul sito e sul canale Planet Spin Fishing riguardo ai colori naturali durante le ore del giorno, colori invece più acidi durante il cambio di luce alba, tramonto o di notte. Ci sono delle colorazioni tipo bianco, giallo, fluo, rosa che rendono maggiormente negli orari di cambio di luce, mentre per le mie esperienze personali le livree naturali sono maggiormente ideali durante il giorno. Parlando di esche artificiali e parlando di pesce serra, non possiamo fare a meno di avere nella nostra cassettina i jerk. Il jerk è il classico pesce foraggio. Vi consiglio due esche artificiali rispetto a quella marea di esche artificiali che possiamo utilizzare per la ricerca del serra. Diciamo che da qualche parte dobbiamo pur cominciare, dobbiamo dare delle indicazioni, dei riferimenti intorno a cui poi muoverci e scegliere quello che è l'esca artificiale più adatta per le nostre situazioni di pesca. Però ecco, vi consiglio il duo Realis Jerk 120 SP perché oltre alle grandi doti di lanciabilità, per le mie situazioni di pesca è riuscita a risolvere davvero situazioni difficili dove il pesce magari inseguiva senza mai decidersi ad attaccare, proprio perché è un'esca che si presta molto bene alla manovra dell'angler, quindi lo possiamo gestire come meglio crediamo, con cercate, con stop, recuperi veloci, recuperi molto lenti, e durante tutte questi modi di recuperarlo l'esca artificiale nuota sempre correttamente, bilanciando grazie al sistema interno della pesistica di cui è composto. L'alternativa low cost, l'alternativa economica è il Berking Sparrow 120 SP che troviamo su AliExpress. Entrambe le esche sono suspending. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno un peso che se noi le lanciamo in acqua, iniziato il recupero, scendono alla profondità per cui sono state progettate. Se noi fermiamo il recupero, rimangono in sospensione. Proprio questo essere in sospensione ci permette di restare maggiormente in pesca in quella che è la fascia d'acqua che noi definiamo la strike zone, ovvero la zona dove sono attivi i predatori, e quindi ci permettono anche di rallentare e di stare per più tempo in pesca nella zona calda, a differenza di altre esche che sono per esempio galleggianti, che quindi quando noi fermiamo il recupero tendono a salire in superficie, oppure caso contrario esche affondanti che quando noi fermiamo il recupero tendono a scendere. Le esche suspending sono un jolly da considerare maggiormente in alcune situazioni di pesca, e le ho scelte anche e soprattutto per questo motivo. Si fa un gran parlare ultimamente delle soft bait, comunemente conosciute anche come esche artificiali siliconiche o gomme. Ve ne consiglio due che secondo me vanno bene sia per il serra ma anche per altri predatori. Anche in questo caso, parlando di soft bait, si apre davvero un mondo. Nominare alcune esche artificiali invece di altre sarebbe stato un po' riduttivo, ma ripeto, sono dei consigli che io do in base alla mia esperienza, dedicati soprattutto a chi inizia e cerca un punto di partenza. Non posso fare a meno di nominare il Fish Black Minnow, soprattutto per la sua versatilità e anche e soprattutto per il suo equilibrio tra rapporto qualità e prezzo, e anche disponibilità, perché quasi in tutti i negozi di pesca
troviamo delle copie del Black Mirror, secondo ovviamente le grandezze, le colorazioni, le dimensioni che a noi interessano maggiormente. Anche se devo essere sincero, per la pesca del pesce serra io utilizzo quasi prevalentemente le esche rigide, perché il pesce serra è dotato di una placca ossea mandibolare e dei denti che rendono praticamente inutilizzabile l'esca artificiale dopo gli attacchi, anche se è un'esca che porta catture, però magari per ogni pesce serra ci vorrebbe un'esca artificiale, e quindi in questo caso prendiamo l'alternativa low cost, che è l'FTK Black Mirror Jig Head, che troviamo su AliExpress a un costo davvero irrisorio. Quindi in caso vogliamo pescare con le soft bait il pesce serra, questa alternativa è quella che io preferisco, perché ti permette di fare distanza, scegliendo il giusto compromesso tra peso della testina, grandezza e dimensioni del corpo, bilancia perfettamente per andare nella fascia d'acqua in cui vogliamo farlo lavorare, oppure ecco, possiamo andare a sondare gli strati più profondi della colonna d'acqua, e le esche soft bait come questa ci permettono di farlo senza perdere metri sulla distanza di lancio raggiunta. Sono due alternative che non possono assolutamente mancare nella nostra cassettina delle esche. Come ultima tipologia di esche artificiali che possiamo utilizzare sia dalla pesca da riva, ma anche e soprattutto dalla pesca dalla barca, oppure dalle punte molto esposte, per esempio le punte dei porti o le scogliere su alte profondità, ci sono i jig che non possono mancare nella nostra cassettina di esche artificiali, e sono tra le esche che secondo me riescono a stimolare maggiormente i predatori che sono un po' più apatici, perché sono delle esche molto piccole, compatte, nonostante con 30-40 grammi abbiamo 8-10 cm di esche artificiali, e quindi ecco, vanno a raffigurare fedelmente il pesce foraggio di cui molto spesso si nutre il predatore, quindi il serra, come in questo caso stiamo tenendo in considerazione. Due alternative: il Molix Giugulo, che è un'esca universale e che non possiamo fare a meno di avere nella nostra cassettina, e l'alternativa economica che in tante occasioni ci salva anche da eventuali perdite quando noi peschiamo molto bassi sul fondale sporco, presenza di vegetazione, scogli, scogliere. È un'alternativa economica che è il Giugulo della Jigging Pro, che troviamo su AliExpress. Diciamo che tra le considerazioni che possiamo fare in merito al jig è che riusciamo a fare davvero tanta distanza anche in presenza di vento forte laterale, vento contrario, un'esca molto compatta che si riesce a lanciare davvero facilmente e a distanza siderale. Una volta lanciate l'esca artificiale possiamo farlo anche skippare, quindi nuotare saltellando sul pelo dell'acqua, lo possiamo far muovere a stretto contatto nell'ambito superficiale, o lo possiamo far scendere a mezz'acqua sul fondo. Diciamo che è un'esca che ci fa coprire tutta la distanza possibile, tutta la colonna d'acqua, per andare ecco anche a sondare i vari strati e fungere come da ecoscandaglia per farci capire a che distanza e a che profondità sono i pesci. Cari amici, siamo alle conclusioni di questo video. Ripeto nuovamente, si tratta delle indicazioni di massima per iniziare il nostro percorso nella pesca spinning in mare alla ricerca del serra. Ci sono davvero decine, centinaia, migliaia di modelli allo stesso modo efficace, però per dare delle indicazioni a chi si sta avvicinando bisogna anche partire da qualche modello, e in descrizione vi metto il modello e il link per un eventuale acquisto per facilitarvi la vita. Ci sono tante altre esche artificiali che io non ho citato in questo video ricercando il serra, come ad esempio il popper, per esempio, che è una delle esche artificiali che richiama maggiormente questo predatore. Però per le mie esperienze personali negli ultimi anni trovo sempre meno efficacia in termini di cattura
usando queste esche artificiali, il popper, quindi non le ho citate, però allo stesso modo vi consiglio di avere nella vostra cassettina un popper, perché in tante occasioni serve anche da teaser, quindi da richiamo verso i pesci che sono più lontani, e anche se magari inseguono il popper senza mai decidersi a sferrare l'attacco decisivo, facciamo qualche lancio col popper e poi andiamo a lanciare altre esche artificiali, come ad esempio il VTD o il jerk o il long jerk. Per cui ecco, vi ho dato le indicazioni spero utili per iniziare il vostro percorso alla ricerca del predatore, il serra. Ci sono sul canale altri video dedicati ad altri target come il barracuda e la spigola, e vi ringrazio per la visione del video e noi ci vediamo il prossimo come sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!